Amarsi, essere amati, amare. Continuiamo il nostro viaggio e arriviamo adesso ad una seconda grande tappa. Siamo entrati nel mondo del nostro sentire, pensare, desiderare. La parola ci ha aiutato ad entrare dentro di noi. Dove sei? Quando viviamo fuori di noi di fatto significa non vivere. O si vive a partire da dentro oppure di fatto non si vive. Sì, esistiamo, solo che non viviamo realmente quando siamo sempre fuori di noi. Dentro di noi cosa si trova? Ecco la parola, adesso ci sta accompagnando e ci accompagnerà sempre di più per cominciare ad esplorare quello che c'è dentro di noi. E cominciamo proprio da una tappa fondamentale: amare se stessi. Sì. Che cosa significa? Che la parola ci aiuta ad esplorare quel che ci portiamo dentro? Beh, significa una cosa particolare. Significa che il nostro modo di sentire, il nostro modo di pensare, il nostro modo di anche desiderare, delle volte si struttura in maniera pasticciata, disordinata, distorta. È come se diventasse una sorta di gabbia dentro cui la verità del nostro cuore e la realtà del nostro cuore viene imprigionata. Sì, ci strutturiamo in un modo o nell'altro. Allo stesso tempo il mondo del nostro sentire, pensare e desiderare può anche strutturarsi in un modo sano. Quando si struttura in un modo sano è come un'ossatura che ci sostiene. È un'ossatura sempre aperta, se vuoi, anche a ridefinirsi sotto quell'impulso dello spirito che è la verità, che fa sì che sempre di più ci apriamo alla verità tutta intera, che ci apriamo alla realtà del nostro cuore, alla realtà di chi è Dio, alla realtà della vita attorno a noi. Faccio un esempio: il nostro pensare, per il nostro sguardo sulla vita e dentro, l'abbiamo detto più volte, sarà accompagnato da un modo con cui percepiamo nel profondo la vita. Il nostro sentire potrebbe strutturarsi, il nostro sguardo, su una considerazione del tipo che non sono degno, non sono degna d'amore. Ecco che questa struttura è come una gabbia dentro cui il nostro cuore, il bisogno di amare e di essere amati viene soffocato. Allora la parola cosa fa? Entra dentro i modi con cui ci strutturiamo dentro di noi per liberare un po' alla volta, e anche delle volte in maniera proprio prepotente. Inizia la liberazione, nel senso prepotente, nel senso di intensa, forte, sempre rispettosa della tua libertà. Allo stesso tempo la parola delle volte agisce in maniera più esplosiva, hai proprio un'esperienza di wow, delle volte in maniera lenta, graduale. Cosa fa? Libera il tuo cuore comunque, ti libera interiormente dalle gabbie che vogliono soffocarlo. Lo dice la stessa scrittura, lo dice Gesù quando parla della sua missione. Lui è venuto per liberare i prigionieri. Allora, non sono degno di amare, non sono degno di amore. L'amore non è per me, per esempio. Sono convinzioni profonde, sguardi che fanno sì che, per esempio, davanti alla realtà dell'amore autentico possiamo reagire con paura profonda. Non parlo di quel timore che nasce anche da una delicatezza nei confronti dell'esperienza dell'amore. Parlo della paura profonda dell'amore, o con un senso proprio di irrigidimento, di durezza, persino di fastidio. E dentro possono esserci convinzioni molto profonde. Ecco, sentire, pensare, desiderare. È chiaro che da una struttura di questo tipo, dentro una gabbia di questo tipo, il mondo del nostro desiderare si restringerà. Se io dentro mi convinco che non sono degno di amore, comincerò a concepire, perché qualcosa comunque la desideriamo, sempre. Comincerò a concepire obiettivi nella mia vita che saranno in un modo o nell'altro espressione di questa gabbia, di questa prigionia. Obiettivi che saranno dei non obiettivi o degli obiettivi distorti. Faccio un esempio: non sono degno d'amore, allora potrei cercare una sensazione di sentirmi degno, degna, che è un bisogno profondo, come vedremo. Degno, degna, cioè avere uno sguardo su di me segnato dall'esperienza della preziosità. Se io nel profondo mi convinco che non sono fatto per amare, per essere amato, amata, allora posso cominciare dentro di me a cercare questo senso di dignità, sovraccaricando di senso altre cose. Mi butterò per esempio nel lavoro, oppure non so.
Oppure ecco che i miei obiettivi affettivi si ridurranno di orizzonti senza che neanche me ne renda conto. Entrerò per esempio più facilmente in relazioni che sono ripieghi e non sono l'espressione o la ricerca, meglio l'espressione di ciò che il cuore profondamente ricerca, che è un'esperienza di amore autentico. Allora, ecco, entriamo, adesso cominciamo ad esplorare come dentro di noi possiamo di fatto essere abitati da sguardi su noi stessi anzitutto, sulla realtà, su cos'è l'esperienza dell'amore, che possono essere distorti, in parte distorti, lo vedremo sempre meglio, nel senso che può anche esserci un nucleo buono, che però poi rimane ingabbiato dentro alcuni modi di guardare che sono malati. Non temere, siamo tutti un po' malati. Gesù è venuto, lo ha detto, non per i sani ma per i malati, o meglio per coloro che riconoscono le loro malattie. E allo stesso tempo la parola ci aiuterà anche a vedere, ad esplorare quelli che possono essere dei modi, degli sguardi, dei modi di guardare, degli sguardi più sani su noi stessi, sulla realtà, sulla vita, su Dio, sull'amore. Cercheremo di metterci in ascolto, poi l'esperienza fino in fondo la farai tu. Allora, entriamo dentro, sempre più dentro. Amare se stessi. Sì. Ti chiedo, questo è sempre il nostro cuore, è importante amare se stessi? Pensaci. Sì, magari sicuramente direi di getto sì. E allora ti chiedo, visto che per te è importante, riesci ad amare te stesso, te stessa? Ascolta prima il tuo sentire, come reagisce davanti a questa domanda. Potremmo sentire un po' di imbarazzo, un po' di vergogna, un po' di paura davanti a questa domanda. O forse serenità, qualcuno potrebbe dire sostanzialmente sì. Ho imparato. Qualcuno potrebbe sentire un certo disagio. Riesco ad amare me stesso, me stessa? E che cosa significa amare me stesso, me stessa? Già, questa infatti è la terza domanda. Che cosa significa per te? Prova a pensare a un'esperienza in cui senti che hai amato te stesso, te stessa. Ti è venuta? Per esempio quella volta che in un momento di difficoltà hai scelto di chiedere aiuto, è stato un atto d'amore verso te stesso, te stessa, oppure quella volta che hai scelto di coltivare un tuo sogno, è un atto d'amore verso se stesso, se stessa. Vedremo. Ne racconteremo delle espressioni di questo amore profondo di sé. E ancora, Dio lo vuole? Vuole che tu ami te stesso, te stessa? O bisogna solo amare gli altri? Pare che alla fine noi amiamo gli altri come amiamo noi stessi, in un modo o nell'altro, e anche questo lo comprenderemo sempre meglio. Delle volte proprio in una maniera diretta, già te lo anticipo, trascuriamo noi stessi, trascuriamo gli altri, e delle volte in una maniera che non è così immediata, eppure siamo dentro la stessa logica di come amiamo noi, amiamo gli altri. Faccio un esempio: trascuro me stesso, sovraccarico di cura agli altri, per coprire questo mio vuoto di amore di me. Non è neanche quello un reale amore degli altri, soffocante, eccessivamente pressante. Allora, per entrare nell'esperienza dell'amare se stessi passeremo attraverso alcuni verbi. I verbi saranno vedere, accettare e accogliere. Prenderemo questi due verbi un po' come un insieme, nel senso che l'accogliere è in fondo nel senso che daremo noi un approfondimento dell'accettare e la sua espressione più piena. E poi curare. Sì, vedere, che nel nostro viaggio di oggi sarà l'opposto del negare. Per ognuna di queste dimensioni vedremo come la parola ci aiuta ad entrare, racconteremo proprio delle esperienze dei brani. Poi accettare, accogliere, che se vuoi è l'opposto del rifiutare, nel significato che daremo noi oggi, rifiutare, respingere, e poi curare,
Prendersi cura, curare nel senso di prendersi cura, che è proprio l'opposto del trascurare, abbandonare. Poi può trovarci anche tanti altri opposti e sinonimi. Vedere, prima cosa. Beh, se ti amo desidero vederti. Qual è il primo dei comandamenti? Disse un giorno qualcuno, il più grande dei comandamenti a Gesù. Poi lascio nel link le citazioni di riferimento. Qual è il primo dei comandamenti? Ci soffermeremo in particolare su 2 brani che ti inviterò ad avere davanti quando te lo dirò. Alcune citazioni adesso le prenderò, saranno diverse, quindi per non stare lì continuamente a cercarle, poi ci saranno alcune indicazioni nel link. Allora, un giorno uno scriba chiese a Gesù, appunto, qual è il primo e il più grande dei comandamenti? Gesù rispose, il primo comandamento è, dimmelo tu, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza? Sì e no. La risposta di Gesù è un'altra. Il primo comandamento è ascolta. Ascolta Israele, amerai. Ascolta, sì. Che cosa significa ascoltare? Ascoltare è l'atto supremo con cui io desidero fare spazio a un altro, riconoscendo la sua esistenza, riconoscendo che esiste. È l'atto supremo con cui desidero vedere. Li sto usando come sinonimi. Sì, se ti amo ti ascolto, è la base. Se ti amo voglio riconoscere, cercare per quello che posso di riconoscere la tua realtà, riconoscerla. Per quello che posso, per quello che mi spetta, ma sono lì. Forse diventa un po' più evidente pensando all'opposto. Se io non ti amo, non mi interessa vederti realmente. Mi interessa solo avere un'immagine di te. Non mi interessa se è la realtà o meno. Mi interessa solo che tu faccia delle cose. Mi interessa solo tu che solo che tu, che ne so, mi corrisponda in certe cose. Confermi per esempio la mia immagine. Ma se non ti amo realmente, non mi chiedo realmente chi tu sei, cosa vivi, cosa stai sperimentando. Non mi interessa vedere per quello che posso, almeno un po', quel vedere che passa poi in genere proprio per il profondo ascolto, che è un esito dell'ascolto, cioè quell'ascolto che ci aiuta ad entrare, ci aiuta a cogliere delle cose. Ripeto, per quello che possiamo, nel profondo vede solo Dio. Allo stesso tempo forse ti sei accorta, l'hai sperimentato di che cosa significa essere visti. Abbiamo noi questa profonda nostalgia di essere visti da qualcuno che ha visto il tuo bisogno, la tua domanda, ti ha ascoltato e accolto, e tu ti sei sentita, riconosciuta, vista. Ora io non ricordo esattamente, ma credo che la parola rispetto rimandi proprio, noi diciamo spesso che la base dell'amore è il rispetto. Ti rispetto, rimandi proprio a questa realtà profondissima. Ti rispetto se accetto di vederti nei tuoi bisogni, nelle tue sensibilità, in quello che tu sei. Poi mi relaziono, solo che il primo passo per relazionarmi con te è accogliere che c'è un tu. Adesso tu dirai, ma non dovevamo parlare dell'amore di sé? Abbiamo già anticipato qualcosa sull'amare e essere amati? Sì, l'abbiamo anticipato, nel senso che attraverso queste esperienze è più facile poi passare all'esperienza con se stessi, che forse è meno intuitiva, eppure nell'essenza è la stessa. È vero, ami gli altri come ami te stesso, te stessa. Se ti ami, accetti, accogli di ascoltarti, di vederti. E sì, è il primo passo dell'amore di sé. Voler accogliere la realtà che sono. Ed è qui, in questa dimensione del ascoltare nel profondo noi stessi, se ci pensi, la parola è la prima cosa che ci ha fatto fare. È stato proprio non solo un atto d'amore da parte della parola di Dio nei nostri confronti, chiederci dove sei. Lui desidera ascoltarti, desidera entrare a contatto con la tua realtà. Non è solo questo. Questo tipo di domanda, dove sei, desidera innescare dentro di te un atteggiamento di amore verso te stesso, te stessa. In quel dove sei tu sei invitata ad ascoltarti, e questo è il primo passo dell'amore, riconoscere che esisti. Riconoscerlo. Entrare quindi in un contatto, toccare, vedere, toccare, guardare, ascoltare, sentire. Contatto autentico con te. Questo è il primo passo dell'amore di sé. E
nella presentazione che oggi ti faccio, che mi interessa, ecco, perché mi interessa scandire questo amore di sé attraverso queste tre tappe. E a questo punto entriamo nell'opposto. Qual è l'opposto? Negare se stessi. E tu dirai, ma non mi succede. Delle volte succede quasi senza che ci accorgiamo. Neghiamo noi stessi. A chi? A noi stessi. Anche qui ti rendi conto, quando si parla dell'altro è abbastanza immediato, no? Nego all'altro lo spazio per potersi rivelare, per poterlo accogliere, ascoltare, e se vuoi l'indifferenza. Questo stesso meccanismo lo possiamo vivere con noi. C'è un passo molto bello che ci parla di questa esperienza della negazione. E ti sembrerà un po', forse non immediato, quel che ti voglio dire, perché si parla di persone che in qualche modo vedono eppure negano, nel senso che non vedono tutto. Ed è proprio il passo del buon samaritano, il passo del buon samaritano su cui abbiamo già meditato, stiamo meditando. Allora, siamo in Luca 10, solo un attimo che... Eccomi qua, è caduta una cosa. Allora, siamo nel passo di Luca 10, versetti 25-37. Allora, in Luca 10, in questo passo, c'è il famoso, tra l'altro siamo proprio nell'ambito di quel amerai il Signore Dio tuo. L'espressione ascolta Israele, amerai è riferita in un altro passo del Vangelo, in cui si riporta lo stesso amerai. Torniamo a Luca 10. Allora, al versetto siamo al 31. C'è quest'uomo caduto mezzo morto, incappato nei briganti, passa il sacerdote. Questo sacerdote che cosa fa? Quando lo vide, passò oltre. Possiamo dare tante letture, in realtà, questa esperienza del sacerdote, così come del levita, vedono quest'uomo incappato nei briganti, lì mezzo morto, sanguinante, vedono e vanno oltre. Possiamo anche interpretarla alla luce degli altri passaggi dell'amare se stessi. Allo stesso tempo vorrei fermarmi intanto al vedere. In che senso loro stanno negando, cioè non stanno vedendo? In un doppio senso, perché è vero, vedono la scena. Vedono quell'uomo incappato, mezzo morto, nei briganti, sanguinante, eppure cosa non vedono? Così voglio immaginarli oggi. Sono ciechi, negano, non vedono, e anche magari inconsapevolmente, almeno rispetto a due cose. Non vedono tutta l'intensità di quel dolore. Sì, possono forse anche riconoscere che poveretto, gli è andata male, è incappato non so dove, eppure non permettono a quel dolore di risuonare dentro di loro. Negano a quel dolore, all'esperienza quindi di quell'uomo, spazio dentro di sé. Quindi vedono senza vedere. Guarda che è una delle forme più sottili di negazione, il vedere senza vedere. C'è un passaggio molto forte, ed è una figura che esploreremo presto, fra un po', in cui Gesù dice ai farisei: se voi foste ciechi non avreste alcun peccato, alcuna reale chiusura, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. È fortissimo, no? Come a dire, se voi riconosceste di non vedere, allora potreste aprirvi alla luce, ma siccome voi dite noi vediamo, mentre invece state negando la realtà, come faccio a intervenire? Vedere senza vedere. Delle volte questo può accadere in maniera o meglio può essere frutto di una scelta profonda, interiore, di chiusura alla verità. E questa è realmente qualcosa di drammatico. Apriti alla vita, possiamo scegliere di chiuderci interiormente alla verità, e allora ecco degli effetti. Alla vita, vediamo ma non vediamo. Dentro siamo chiusi, non vogliamo vedere fino in fondo la realtà, vediamo un uomo mezzo morto, vediamo e non vediamo. A livello magari consapevole, semplicemente non ci rendiamo conto di quello che accade, rendersi conto, vedere. A livello profondo questo può essere frutto di una chiusura alla vita. Allo stesso tempo non c'è solo il frutto di questo come sintomo, questo negare, vedere, non vedere come sintomo di una chiusura proprio scelta, c'è anche la ferita interiore per cui facciamo fatica a vedere delle cose, ed è questa ferita che l'amore vuole guarire dentro di te.
Sì, per effetto di ferite noi possiamo entrare in questa logica, o meglio in questa distorsione. Non vedere anche nella forma del vedo, ma non vedo fino in fondo e quindi non vedo ciò che va visto. Allora, negare. E a questo punto entriamo dentro di noi. Quest'uomo ferito è anche dentro di noi. Noi possiamo vivere l'esperienza della negazione anche nei confronti dell'uomo ferito che si trova dentro di noi. Non vogliamo vederlo. Copriamo di un velo, imprigioniamo meglio. Questo vuole essere un cuore che vive il suo vuoto, il suo dolore bloccato dentro una gabbia. Ok, adesso al di là dell'immagine, prova a immaginarlo. Allora, sì, non vogliamo vedere l'uomo ferito dentro di noi. E anche qui in due sensi, vediamo di noi qualcosa, magari vediamo anche dei sintomi del nostro disagio, eppure diciamo solo che, vabbè, ero un po' nervoso, ho sbranato magari 8 persone, urlando, sto facendo esempi, anche un po' caricando, e poi diciamo, vabbè, ma ero solo stanco. Abbiamo visto senza vedere, abbiamo visto magari alcuni effetti del nostro disagio profondo, eppure abbiamo negato al nostro sguardo di posarsi profondamente su ciò che c'è dentro di noi. Sì, possiamo negare a noi stessi il diritto di esistenza, di essere visti, non vediamo noi stessi. E guarda che questo non riguarda solo le espressioni del disagio, può riguardare anche la dimensione dei nostri doni. Noi possiamo non vedere anche la nostra bellezza. Eh sì, è un po' un mistero, ma è così. Neghiamo, imprigioniamo anche il nostro cuore, anche rispetto ai nostri doni. Sì, non li vogliamo vedere. O non riusciamo a vederli se è in atto la ferita. Ci sono dei doni qui dentro, ci sono dei famosi talenti, e adesso faccio un fiore, non lo vediamo, non vogliamo vedere, e quindi il talento rimane imprigionato. Non voglio vedere la mia sensibilità, non voglio vedere o non riesco a vedere la mia... il mio bisogno di relazioni autentiche, la mia creatività. Non vediamo dimensioni di noi. Ora, a questo punto ti chiederai, ma come mai accade questo? Una delle figure più belle è Pietro. Pietro fa fatica a vedere il dono che è. C'è una scena molto bella, non so se ricordi, in cui dopo la pesca miracolosa Pietro si butta ai piedi di Gesù e gli dice: allontanati da me che sono un peccatore. Vede qualcosa di sé, non vede tutto. Gesù vede, ma tu sarai pescatore di uomini. Vede quella potenzialità che c'è dentro Pietro e che Pietro non riusciva a vedere. Eh sì, non la riusciva a vedere, non la vedeva. Ora, a questo punto ti chiederai, come mai accade questo? Com'è che noi neghiamo alcune dimensioni di noi? Ci sono diverse radici, ma due fondamentali mi interessano in questo nostro viaggio, che saranno poi un punto di riferimento essenziale anche degli esercizi che arriveranno. Noi neghiamo, non vediamo, almeno per due grandi radici, esperienze che hanno segnato la nostra vita e che l'hanno in questo senso ferita. La prima, anche se sono ferite un po' nascoste, non così immediate da riconoscere. La prima, non vediamo perché non siamo stati educati a vedere. È così. Noi un po' impariamo anche dallo sguardo degli altri a vedere noi stessi fin da bambini. Un po' ci riceviamo, per esempio, dallo sguardo dei genitori. Ma non solo, di altre figure significative. Quando nella nostra esperienza non siamo stati in qualche modo introdotti, educati ad avere uno sguardo ampio dentro di noi, su di noi, ecco che possiamo portare dentro di noi questa ferita, la ferita di non riuscire a vedere, ad avere uno sguardo ampio di noi. Magari ci sono state rimandate di noi solo alcune dimensioni della nostra vita e magari anche rimandate in maniera non proprio adeguata, in alcuni casi adeguate, in alcuni casi meno.
Per esempio ci veniva rimandato, che ne so, che bravo che sei stato forte, ma nel momento in cui eri triste ti si diceva ma dai lascia stare queste sciocchezze, e noi fin da piccoli ci abituiamo, sto facendo un esempio, per esempio a negare dentro di noi l'accoglienza o il riconoscere anche per esempio dei movimenti di tristezza o di sensibilità o di bisogno. Allora non educati a vedere certe cose, magari educati a vedere solo certe cose di noi, magari anche in maniera distorta o in maniera esagerata. Questo può accompagnarsi dentro di noi, associarsi dentro di noi, trovare un eco dentro di noi in questo tipo di dinamismo. Non siamo abituati a vedere delle cose. Ecco perché la parola è anche luce. Ed è una delle immagini fondamentali. Prova a prendere un attimo il Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni proprio al capitolo 1. Al capitolo 1 Giovanni dice, siamo al versetto 9, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Accogliere ci introduce nel prossimo passo, ma la prima cosa che mi interessa è questa, la luce. Cioè si parla della parola che si fa carne, che si fa vita come di luce, luce vera. Esistono anche luci false, appunto. Dicevamo che noi possiamo non solo essere educati a non vedere, ma a vedere solo alcune dimensioni di noi o a vederle in modo distorto, o anche a vedere cose che magari non ci stanno. Faccio un esempio, possiamo essere stati educati, un esempio di distorsione, che ne so, parole che si sedimentano dentro di noi, un esempio le parole, no, del tipo, che ne so, il vero uomo fa sempre così, oppure la vera donna fa sempre così, eccetera, e dentro di noi cominciamo a specchiarci, perché magari dentro quelle parole abbiamo riconosciuto un'approvazione di quando abbiamo fatto sempre così. Per esempio, che ne so, abbiamo, per far valere un nostro diritto, che è anche una cosa che può avere senso, schiacciato qualcuno. Il vero uomo fa così. Allora tu cominci a vedere dentro di te che cosa? Questa tendenza, questa possibilità che esiste dentro di noi realmente di schiacciare qualcuno per far valere noi stessi, e a riconoscerti, vedi questo e non vedi per esempio il disagio che questo comporta dentro di te. Non vedi la tua sensibilità, non vedi il tuo desiderio di maggiore armonia, magari dentro di te comincia a convincerti qua che tanto la vita è così, tanto bisogna in qualche modo farsi strada, se non schiacci tu te schiacciano, eccetera. Ecco. 2. Noi stessi viviamo, e qua prova a ricordare quel che abbiamo detto, per esempio quando abbiamo parlato dei pensieri del cuore, abbiamo delle elaborazioni di senso che delle volte sono distorte, accadono delle realtà per cui cominciamo noi a elaborare in maniera distorta, e questo ha una conseguenza sul nostro modo di vedere. Accade una sorta di sguardo selettivo sulla realtà. Anche qui faccio un esempio che prendo dalla scena del buon samaritano. Per esempio, faccio un esempio, potremmo essere abituati dentro di noi a dire, torniamo quindi a Luca 10, a dire guarda che elaborazione di senso, che ne so, mi immagino questo sacerdote da piccolino da piccolino gli dicevano guarda, devi sempre fare i tuoi doveri, devi sempre arrivare puntuale, perché la persona giusta arriva sempre puntuale. Certo è importante anche la puntualità, solo che dentro di lui entra questa percezione così profonda, no? Che se io faccio i miei doveri, è una sua elaborazione di senso, magari gli era stato detto in maniera anche più normale, voglio dire che c'è un versante anche tutto interiore. Magari perché quella volta che mi è andata male, ecco, che non ho fatto i miei doveri, la conseguenza è stata tragica, no? Allora dentro inizia un'elaborazione di senso che può strutturarsi dentro di noi, un modo di guardare alla vita che poi si riflette nel nostro modo di sentirla, per esempio del tipo: se io non faccio per bene tutti i miei doveri, allora non sono una persona preziosa. E anche se adesso non ti sembrerà intuitivo, questa è una distorsione, ma questo lo scopriremo in maniera più chiara più avanti. E allora comincia a vedere cosa? Vedere tutti i doveri da fare. E tutto ciò che è ostacolo a questo dovere non lo vedo. In questo caso è il bisogno di quell'uomo.
E così ci strutturiamo vedendo solo alcune cose. Vedo i doveri da fare, vedo che questo bisogna farlo bene. Senti, ma avresti un po' di tempo per... Non ho tempo, scusami. Anche quando forse sto impostando una vita tutta sul dovere e mi sto perdendo le relazioni autentiche. Elaborazioni di senso. Oppure pensa quella volta che magari una delusione che hai vissuto, mi è andata male, e in questa relazione affettiva comincio a elaborare dentro di me una visione del tipo. In quei momenti spesso in primo piano emergono tutti gli aspetti che percepisco come fallimento, e comincio dentro di me ad elaborare una visione di me come non sono capace di amare. Sai cosa comincerò a vedere? Comincerò a vedere e a negare, ovviamente, nella mia storia, per esempio, tutti i miei fallimenti, a non vedere altro, e comincerò a vedere nel mio presente tutti i segnali della mia incapacità di amare. Vedi, anche qui mi è andata male, vedi, anche qui mi è andata male. Ma vedi, però questa persona ti sta cercando, sinceramente ti sta riconoscendo qualcosa di buono, e io non mi accorgerò neanche. Non mi accorgerò neanche. Né di quel buono che mi sta dicendo, anche se me lo dice, oppure non mi accorgerò che vuole entrare in una relazione più sincera con me. Non mi accorgo, nego ciò che vedo. È interessante, vedo e non vedo. Perché? Perché sono prigioniero di una visione di me. Una visione di me. Io non sono capace di amare, oppure ancora più profondamente l'amore non esiste. Allora vedo e non vedo tutti i segnali che l'amore esiste, con tutti i suoi limiti. Non li voglio vedere, non li vedo. Vedo solo tutti i segnali che mi dicono che l'amore non esiste. E così. Vedi, anche quella storia è andata male, vedi, anche quella storia è andata male. Però loro, guarda, ma che vuoi che sia? Nego, non vedo. Ma quel negare nasce proprio dal fatto che non me ne accorgo, non voglio entrare in profondità, empatizzare, sentire quell'esperienza. Che parla invece di amore autentico. Dentro la convinzione mi sta dominando. E vedi, questo la parola ce lo dice continuamente sta cercando di scardinare dentro di noi appunto questi modi con cui ci strutturiamo, e anche sentiamo la vita, perché davanti per esempio un'esperienza di amore autentico che si sta rivelando, per esempio, che ne so, una storia bella di due persone, tu dentro di te sei convinto che l'amore non esiste, profondamente non esiste, provi disagio, provi rabbia, provi fastidio, e subito dentro di te nasce il sospetto. E sì, negare. Stai negando in quel momento non solo che l'amore non esiste e quell'esperienza nell'altro, ma stai negando perché dentro non hai nel profondo la pace. Avrai forse un sapore dolce amaro che scambierai per pace, ma stai negando, ecco il fiore, il tuo bisogno di amare, di essere amato, amata, perché tu sei impastato di quella luce vera. La stai negando dentro di te. Ora, ho dedicato tanto spazio a questo vedere e negare perché è un po' la porta d'ingresso che ci permette adesso di esplorare un po' le altre dimensioni, che hanno un po' la stessa logica, sono delle dimensioni, se vuoi, di approfondimento, soprattutto la prossima, accettare e accogliere, poi il curare, un ulteriore approfondimento che diventa azione. E infatti amare se stessi quindi significa darsi diritto di esistenza, diritto di sguardo dentro di sé. Dicevamo, convinzioni, elaborazioni distorte di senso, per cui cominciamo a convincerci di certe cose su di noi, o sulla realtà che negano poi cose dentro di noi. Convinzioni che sembrano sulla realtà e di fatto in quel momento stiamo negando il diritto d'asilo ai nostri bisogni profondi, anche a dei nostri desideri profondi. E anche poi accade questo non vedere perché non siamo stati educati nel vedere, quindi la parola ci porta dentro, amare se stessi, anzitutto vedere se stessi, ascoltare, eccetera. Ecco, secondo passo, accettare, accogliere. Sì, qui siamo in un passo ulteriore. È un passo un po' più sottile. Tu hai cominciato a riconoscere qualcosa dentro di te, eppure non l'accetti, e lì tante energie rimangono bloccate. Guarda, posso anche, in effetti, sì, testimoniare dopo
po', tanti anni, no? Come tante vite si bloccano proprio qui, sono come il cricetino, no ma non doveva essere così, no ma non doveva essere così, lo capisco, dietro c'è il dolore, allo stesso tempo sono come una sorta di criceto per cui non doveva essere così, non doveva essere così, non doveva essere così, o non deve essere così, questo qualcosa che porto dentro e appunto non lo accetto e le mie energie rimangono bloccate lì, nel non accettare ciò che vedo, ciò che c'è. Non è che se io mi dico continuamente che non lo accetto, quella cosa non c'è. Quella cosa c'è, anche quando non l'accetto. E non posso prendermene cura finché non accetto che c'è. Questo è un altro atteggiamento fondamentale dell'amore di sé, accettare la propria realtà, che è un'altra delle dimensioni fondamentali che la parola viene a favorire dentro di te. E qui una figura che mi interessa è quella del fariseo. Ora voglio parlare del fariseo proprio come di una sorta di ferita interiore che ci portiamo dentro, quindi non voglio star lì a moralizzare sul fariseo. Se è una scelta, il fariseo è un disastro. Adesso mi interessa comunque parlarne come ferita. Ripeto, se ne potrebbe parlare anche nella dimensione del vedere, solo che qui diventa particolarmente significativo. Siamo sempre al Vangelo di Luca, capitolo questa volta 11, versetto 37. Mentre stava parlando un fariseo lo invitò a pranzo. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Ecco, vede solo alcune cose, dicevamo. Il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Sì. E poi dice: guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe, i saluti sulle piazze, guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. E poi va avanti, anche ce n'è per ognuno qualcosa da dire, farisei, dottori della legge, eccetera. Il fariseo ha una gabbia particolare, è una gabbia quella che vive il fariseo. Ora ripeto, ne voglio parlare anzitutto come ferita. Allora quel guai voglio farlo risuonare così. La vita si inguaia, si inguaia proprio quando non ci liberiamo non liberiamo il fariseo dentro di noi dal suo fariseismo. Allora il fariseo come ferita che cos'è? Vedi, ha una caratteristica, per come te lo racconto oggi. L'interno non lo accetta, un po' non lo vede se è il fariseo allo stato 1, adesso mi interessa il fariseo nello stato 2, magari lo vede pure e non accetta. Ora, vederlo vuol dire che sente che dentro di sé, lui parla per esempio qui di un interno pieno di avidità, altrove dice, fa un bel elenco Gesù, no? Adulterio, parla di come tendenza anzitutto del cuore, no? Invidia, pasticcio, c'è di tutto dentro di noi come tendenze. Il fariseo non accetta che ci sia. Rifiuta. Non accetta alcuni contenuti della propria umanità. E lo fa in un modo molto particolare. Adesso vedremo quelli che sono alcuni sintomi, ok? Sintomi del fariseismo dentro di noi. Ma adesso mi interessa soffermarmi su questo. Non accetta. Come mai tendiamo a non accettare alcuni contenuti della nostra esistenza? Per esempio, in questo caso non accetta le sue tendenze disordinate. Lo si capisce perché la reazione dei farisei quando Gesù dice questo e non è mica carina, non è vero, c'ho i pasticci dentro di me, no, cercano di farlo fuori, come accade, facciamo fuori la verità che ci raggiunge, non vogliamo ascoltarla. Il fariseo rifiuta dei contenuti della propria umanità. Si è fatto un'immagine di sé, ha un'immagine di sé che non corrisponde alla realtà di sé, è così. E quando qualcuno gli rivela qualcosa di questa realtà, lui non l'accetta, o non la vede, o se la vede non la accetta, nel senso che comincia a vedere che c'è, poi dice no, non è possibile, siamo un livello sotto, oppure comincia a dire sì c'è, ma non accetto che ci sia, e quindi ecco il fariseo in un grado ancora più perverso dentro di noi, faccio di tutto per mascherare. E chi comincia a rivelare agli altri questo qualcosa che c'è e non accetto, lo faccio fuori. Quindi o non vedo, oppure vedo e non accetto.
Capite che poi in certi momenti proprio non vediamo, in certi momenti vediamo e non accettiamo, in certi momenti dipende dalle situazioni. Allora non accetto, e quindi chi lo rivela non accetto che lo riveli. Ora, da cosa nasce il fatto che noi rifiutiamo alcuni contenuti dentro di noi? Anche qui in realtà possiamo rifiutare dentro di noi dei contenuti spiacevoli, come possono essere delle tendenze disordinate, come dice Gesù, non accettiamo che ci siano. Li vediamo e non li accettiamo ed entriamo in tutta una serie di perversioni per continuare a rifiutarle dentro di noi, come a dire stanno e poi diciamo nei stessi no, ma non ci devono stare e quindi no, oppure no, non voglio che ci stiano e quindi agisco in un modo da fare di tutto fuorché prendermi cura di quello che mi porto dentro. Ma non solo, noi possiamo rifiutare anche dei contenuti piacevoli, belli, positivi per capirci, propositivi, possiamo rifiutare alcuni desideri importanti, alcuni sogni, alcuni doni, li vediamo e li rifiutiamo, li vediamo e poi qualcosa agisce e ci porta a dire no, dai. Ogni tanto emergono e noi facciamo in modo poi di nasconderli. Ecco, forse ti è ancora più chiaro quello che sto dicendo, no? Ogni tanto emergono, no? Emergono, li vedi e poi no, ma dai. Ogni tanto emergono e tu fai in modo da cercare di non vederli, anche se poi li vedi questa volta. Faccio un esempio. Ma io ho proprio, che ne so, un desiderio di esprimere di più la mia creatività e delle volte stai lì stravaccata sul letto e ti viene in mente quello che è. E lo vedi, lo riconosci che in fondo è dentro di te, poi, ecco, agisce magari, dicevamo le due radici, e in particolare adesso mi interessano le convinzioni distorte che hai di te, perché qui già cominci a vedere e cominci a dire, anche se magari non vedi fino in fondo, ok? Cominci a dire, sì vabbè, ma che vuoi che sia, questa è una perdita di tempo, stai rifiutando quel contenuto, non lo accetti, eppure dentro ti rimane un disagio. Nel momento in cui non lo rifiuti fai in modo da espellere quel contenuto, in una maniera aggressiva, in una maniera violenta, senza fargli spazio per prendertene cura. Poi può significare tante cose prendertene cura, ma intanto gli si fa spazio. Stessa cosa per i contenuti disordinati, magari emerge dentro di te quella, non lo so, mettici quello che vuoi, quell'invidia o quel pensiero di invidia, che tra l'altro l'invidia può essere molto preziosa, Anche lei va un po' come moto del cuore, preziosa in che senso? Va ascoltata, per cercare di cogliere che cosa c'è dentro quell'invidia, che ne so, magari poco riconoscimento del mio valore, quindi attenzione solo a dire non bisogna invidiare, certo, bisogna ascoltare comunque quel movimento interiore, non trasformarlo in un agito, altrimenti diventa una vita impossibile, distruggerai i doni degli altri per sentirti qualcuno, invece ascoltandolo puoi cominciare a chiederti cosa c'è dentro. E allora diventa preziosa, va accolta, accettata appunto. Invece emerge, poi la rifiuti. No, non ci deve stare, cominci solo a prenderla a pugni. Ecco un'espressione del rifiutare, non accettare che c'è. Allora, possono agire queste convinzioni. Quali sono in particolare? Quale sfumatura adesso mi interessa che entra in gioco? Dentro di noi in genere non accettiamo alcuni contenuti piacevoli o spiacevoli perché si fa una sorta di equazione di questo tipo. Se io accettassi questo contenuto spiacevole, significherebbe che io sono, cioè passo dal contenuto all'identità. Questo è un omino, non so se si vede, ma è un omino. Questo è il contenuto che mi porto dentro all'identità. È un po' come una sorta di etichetta. Faccio un esempio: se io accettassi, che ne so, questo moto di invidia, significherebbe che sono un individuo terribile, spregevole, e quindi lo rifiuto. Invece di accogliere che c'è, che dentro di noi c'è luce e c'è l'ombra, stanno insieme, faccio fatica a integrarle, cerco di ricacciare l'ombra. Capisci che questo dinamismo è anche ciò che può essere alla base del negare, ovviamente. Adesso lo sto esplorando in questa dimensione dell'accettare e rifiutare, perché qui diventa ancora più evidente, però può agire anche di più alla radice, no?
E come dicevo, queste radici sono di entrambi i movimenti, ma per ognuno ne cogliamo alcune sfumature perché ci aiuta, credo ci aiuti a percepirli più in maniera più densa quali sono questi meccanismi alla radice. Faccio questo cortocircuito. Allora, che cosa accade, no? Quindi rifiuto, non posso accettare alcuni contenuti, non posso fare spazio dentro di me per ascoltarli, per dialogarci, magari per prendermene cura. L'immagine di me ne soffrirebbe troppo. Analogamente, che cosa può accadere? Può accadere che quel contenuto bello, diciamo così, va a cozzare anche lì con un'immagine che mi sono fatta di me o della realtà anche, distorta. L'amore per la poesia, no? Stai lì, ti rendi conto che emerge, poi dici no, ma dai, ma queste sono stupidaggini, oppure ma io non sono capace. Ecco le convinzioni distorte. Non riesci in questo caso a integrare quel contenuto nell'immagine che hai di te. Torniamo a Pietro, se lo poniamo nella dimensione dell'accettare. Quante volte Pietro, credo sempre più avanti, avrà vissuto questa lotta, no? Tra la sua fragilità e Gesù che gli ricorda: tu sarai pescatore di uomini, proprio tu. No, ma l'immagine di me è che io non so fare niente, sono solo un peccatore, c'è un combinaguai, un disastro. Tu, che sei fragile, hai una fragilità meglio dentro di te, hai anche una forza dentro di te. Puoi diventare qualcuno che compirà qualcosa di grande. Ecco, facciamo fatica a integrare anche quella dimensione bella, nell'immagine che ci siamo fatta di noi che è distorta. Quindi non accettiamo. E che cosa accade? Le nostre energie sono là tutte impegnate nel cercare di rifiutare in tanti modi che poi alla fine diventano per noi fonte di stress, di fatica, di sfinimento. Tra l'altro, c'è un sintomo molto particolare, ecco, che è un po' se vuoi, il segno di questo dinamismo dentro di noi. Qual è il sintomo che stai rifiutando qualcosa dentro di te? Beh, uno dei sintomi, e in questo ci aiuta tantissimo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, è questo qui. Il primo sintomo è che dentro stiamo tanto disagio dentro di noi, c'è tanta tensione e anche quella andrebbe ascoltata, vedi il tuo sentire come prezioso. Potremmo anche accomodarci, nel senso che potremmo provare anche una strana pace quando non accettiamo contenuti belli. Faccio un esempio, magari dentro di me mi sono convinta che la vita è solo tanti doveri da fare e che io quindi sono realmente realizzato se faccio tutti i miei doveri. Poi dentro di me magari lo spirito bussa nel profondo, mi fa sentire una nostalgia profondissima di, che ne so, di aprirmi anche a questa possibilità di dono, di donazione, di espressione. Poi dentro di me dico no vabbè dai, sono solo fantasie, non accetto, quindi non mi prendo cura di quello che sto sentendo. E che cosa accade? Accade che dentro di me può esserci una strana pace, anche perché il dono bello, in questo caso magari una chiamata bella ad esprimere non so cosa, ma in qualcosa di bello è anche una responsabilità. Noi un po' ci abituiamo alle nostre gabbie, pericolosissimo considerare normali le nostre gabbie. Torniamo a Giovanni 8. Giovanni 8 forse è una storia che conosci, no? Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: maestro, questa donna è stata sorpresa in adulterio, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Cioè, che cosa stanno facendo loro? Stanno riducendo la sua identità a qualcosa che è accaduto. Sì, è accaduto, quindi lei è. Etichetta. Terribile. Attenzione alle etichette, anche a quelle che ti appiccichi tu. Io sono un fallito, una fallita. Attenzione, etichetta pericolosissima. Anche se posso aver avuto esperienze di fallimento che magari faccio fatica ad accettare. A parte, tu non sei un fallito, fallita. Sei un uomo, una donna capace di costruire qualcosa di splendido in questa vita. Questo te lo dice la parola di Dio. Ora, accettare allora certe esperienze vuol dire poi guardarci dentro con più sapienza. Magari scopriamo che la nostra storia è anche un po' diversa rispetto alle percezioni che ci siamo fatte di lei, che ci sono molte più cose che abbiamo costruito, realizzato e che dentro di te, e lo dico fino all'ultimo istante di questa vita, c'è un'opportunità, è un'opportunità che Dio ti mette davanti per costruire la tua vita. È quella che poi si chiama nella scrittura la speranza, non perdere mai la speranza.
Ok, allora, come disse, loro la stanno etichettando, ma cosa dice Gesù? Gesù si chinò, si mise a scrivere col dito per terra, spezza quel meccanismo e poi dice: si alzò e disse: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Sì, vorrei avere qui una pietra per dirti quello che vorrei dirti, ma faccio con questo straccio. Uno dei sintomi che noi non stiamo accettando qualcosa dentro di noi, la stiamo rifiutando, è che la proiettiamo fuori. È così. Nell'ombra cerchiamo di ricacciare, anche in questo secondo stadio, dei contenuti di noi, delle dimensioni, che non sono tutto noi stessi, ma sono contenuti. Tendenze, sguardi, più o meno distorti. È difficile anche ammettere che dentro di me c'è uno sguardo, che ne so, svalutante di me, solo che se lo ammetti ci si può prendere cura. Cosa accade? Comunque non accettiamo certi contenuti, accade anche per i piacevoli, ma intanto mi interessa per gli spiacevoli. Che cosa facciamo? Li proiettiamo. Non accetto, chi di voi è senza peccato, non accetto che dentro di me c'è chiusura, dentro di me ci sono ambiguità, più o meno agite, ma anche se non agite ci sono, tendenze contrapposte, e non lo accetto. Ma io sono una persona brava, sono una persona in gamba, faccio tutte le cose per bene. Ma la senti questa ambiguità? Ah, sono stupidaggini, io sono una persona brava, una persona in gamba, guarda quella persona che cosa ha fatto. Comincio a sovraccaricare l'ambiguità dell'altro, a concentrarmi su quella. È un modo per non vedere la mia. Questo è uno dei modi ovviamente con cui buttiamo fuori quello che non vogliamo vedere dentro di noi. Guarda che delle volte accade anche con i contenuti belli, wow, quanto è brava questa persona, che ne so, così creativa, e magari tu quella creatività te la stai negando dentro di te, oppure la disprezzi. Quanto è brutta quella creatività, magari ce l'hai dentro di te e la stai disprezzando dentro di te. Quindi in maniere diverse voglio dire che, e questo brano ce lo fa comprendere, soprattutto per i contenuti spiacevoli, buttiamo fuori quello che non vogliamo riconoscere dentro di noi, sovraccaricandolo di senso, guardando solo quello negli altri, con valutazioni poi di vario tipo. Può anche essere in alcuni casi di ammirazione, molto spesso, sai, può accadere anche che rimaniamo affascinati da persone che ci aiutano a tirar fuori dall'ombra qualcosa di noi. Persone magari la cui capacità di dialogare ci affascina e ci aiutano a tirar fuori quella capacità che era dentro di noi. E questa è anche un'esperienza molto bella. L'importante è poi tornare dentro di noi, accettare ciò che c'è dentro di noi. Allora, e mi avvio alla conclusione. Ci siamo. Ho controllato un attimo l'orario. Sì. E un altro dei sintomi, che sono tutti molto intrecciati, di questo nostro non accettare di fatto noi stessi, che è uno dei modi con cui non ci amiamo, è che ci irrigidiamo in un'immagine di noi, appunto, perché in qualche modo bisogna avere uno sguardo su di noi. Ci rigidiamo in un'immagine parziale, ridotta, e anche qui con esiti molto diversi. Per esempio, io posso irrigidirmi in un'immagine in qualche modo gradevole di me, solo che è una sorta di prigione camicia di ferro in cui cerco di incasellarmi, in modo da guardare a questa e a sforzarmi di vivere questa e non guardare altri contenuti che ci sono dentro di me. Il fariseo: io sono in gamba perché faccio tutte le cose per bene. Ma guarda che però stai divorando, dice Gesù, no? Le case dell'orfano, eccetera. L'orfano, cioè non stai vivendo un amore che è attivo, che è ma no, ma queste sono stupidaggini, oppure ma no, ma io ho fatto quello che posso fare, le situazioni sono troppo difficili. E che cosa non sto accettando? Non sto accettando da una parte la mia indifferenza, la mia chiusura, dall'altra in realtà non sto accettando neanche quell'amore che mi abita, perché mi abita l'amore di Dio, dice la scrittura, è stato riversato nei nostri cuori, per 1000 motivi, delle volte per scelte profonde, allora è un dramma, delle volte per ferite. Il fariseo per ferita non riesce a riconoscerlo neanche. O se lo riconosce fa fatica ad accettare come suo. Anche un certo tipo di amore, per esempio, lo distorce. Lo dicevamo, no? Dice no, ma queste sono stupidaggini, non si può fare nulla, per esempio. E allora io sono in gamba. E guai a chi mi scomoda. Ora, tu dirai,
Se non accetto quello che mi porto dentro, come posso volermi bene? La parola vuole aiutarti a far sì che questo modo di relazionarti con te diventi la normalità. E di fatto, se ci pensi bene, che cosa fa Gesù? Fa con questi che vogliono condannare lei e anche con questa donna. Ma così come coi farisei, vuole portarti ad accettare quel che ti porti dentro. Eh sì, vuole che tu possa amare te stesso, te stessa nella forma dell'accettazione. Gli altri, udito ciò, cominciando dai più anziani, se ne andarono e li aiuta ad integrare nell'immagine di sé la pietra, le loro tendenze distorte che stavano negando e chiudendosi in un'immagine rigida di sé e prendendosela con la fragilità degli altri. Capite che poi anche qui le tipologie sono tante e diverse ne vedremo. Intanto mi interessa il dinamismo di fondo, accettare, e su questo degli esercizi ti aiuteranno a far scendere poi lì dentro la parola per cominciare a vedere, accettare, accogliere, curare. E poi la donna l'aiuta ad integrare quello che può essere una caduta dentro un'immagine sostanzialmente bella di sé. Nessuno ti ha condannata, neanch'io, vai in pace. Va in pace significa proprio va in pace. In altri brani vuol dire la tua identità è più grande, puoi integrare un'esperienza di caduta, puoi continuare a credere nella preziosità che sei, non ingabbiarla neanche dietro l'autocondanna di te. Vedremo poi, ripeto, alcune di queste gabbie interiori che sono dei modi con cui non accettiamo noi stessi. È la ferita più drammatica, il rifiuto di sé, il negare se stessi, rifiutare se stessi. Se mi accetto, a questo punto posso entrare in un'intensità ulteriore. Adesso facciamo presto con gli altri due passi che poi continueremo a vedere nelle meditazioni che seguiranno il video. Accogliere non è altro se non accettare sempre più intenso, e quindi accogliere significa entrare, esprimere tutte le sfumature. L'accettazione, se è reale, è accoglienza, altrimenti è solo una finta. Che cosa può significare accogliere? Accogliere, per esempio, può significare: cavoli, sono caduta, misericordia. È accoglienza, cioè comincio a sentirla quella caduta. Il primo livello già reale, accetto, la riconosco e poi guardo più profondamente. Qua un esercizio ti aiuterà, perché ci sono appunto dei livelli di accettazione. L'accettazione comincia e è reale se si compie nell'accoglienza, altrimenti è come un inizio che non arriva alla fine, per questo l'ho messo insieme. E così come posso, magari inizio e poi comincio a respingere quando vado più profondamente. Faccio un esempio di una cosa bella. Creatività. Vabbè, dai, faccio 5 minuti, scrivo qualcosa. Sì, hai cominciato ad accettarla, ma forse non l'hai accolta ancora fino in fondo, e quindi anche l'accettazione poi si perde. Ascoltala fino in fondo, la tua creatività. Creatività. Desidero magari esprimermi in questa forma. Ma guarda, la mia creatività può anche essere messa a servizio di qualcuno. Tu pensa a questo in tutti i lavori, no? Da come, sta venendo in mente un insegnante, come imposta una lezione, che sia realmente occasione di incontro. Ma in questa creatività, vedi che la stai accogliendo sempre di più, lo spirito sta parlando. No, vabbè, ma che c'entra lo spirito? Che dobbiamo fare pure il discernimento sulla creatività? Sì, e faremo anche questo, un bel discernimento sui doni che ci portiamo dentro. Accogliere significa entrare in una dimensione di relazione sempre più profonda con ciò che ci portiamo dentro. Quelle dimensioni della nostra vita che poi, certo, fanno sì, compongono il nostro volto. E quindi tu sei creatività, empatia, accoglienza, dolcezza, profondità, forza, energia, eccetera. Ma tutto questo è espressione della fondamentale accoglienza di sé, della propria preziosità. Altrimenti non lo fai. Stessa cosa, accogliere, veramente accogliere una caduta. Ma certo, accogliere una tendenza. Non è ti accolgo nel senso fai quello che vuoi, no, ma ci guardo dentro. Ci prego, discerno. Cavoli, ma da cosa nasce questo mio nervosismo? Questo è accogliere.
non è vabbè accetto che sono nervoso, ti chiedo scusa, tanti si fermano magari a un livello moralistico, ti chiedo scusa, cercherò di non essere più nervoso, accogliere le mie tendenze anche distorte. E lì c'è tante, magari guardo profondamente e dico però un attimo, c'è tanta energia in questo nervosismo, semplicemente si sta distorcendo, mi si sta... Dai, poi ti mando anche, mi sta venendo in mente alcune citazioni che posso mandarti anche nel romanzo, cercando una parola che ascolti c'è Sofia, no? A un certo punto la rabbia le rimane bloccata dentro. Guardi dentro, dicevo, nelle tendenze che possono essere anche distorte, cioè non la rabbia in sé, ma la rabbia ritorta contro di noi, quella sì diventa distorsione, ma c'è qualcosa di bello, di prezioso, magari c'è l'energia della rabbia, il desiderio di reagire. Guardo dentro, accolgo e poi questa mi apre a nuovi esiti, però posso reagire con energia, liberandomi da questa autodistruzione. Non arrivo a questo dialogo profondo se non accolgo. E infine concludiamo con questo che sarà poi la traccia, saranno gli esercizi ad aiutarti ad entrare più profondamente in questa dimensione. Curare, mi prendo cura. Eh sì, questo lo riprenderemo. Amare se stessi significa prendersi cura anche di sé. Direi, ma la Bibbia mi dice solo di prendermi cura degli altri. No, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e non è solo il pane, che è già un bisogno profondo e primario, ma è tutto. Cioè Dio vuole suscitare dentro di te questo discernimento di cosa posso prendermi cura. La trascuratezza della propria vita è uno dei drammi più profondi, ma solo ciò che accolgo posso poi renderlo motivo di cura. Allora mi prendo cura dei miei doni, mi prendo cura dei miei bisogni autentici, chiedo discernimento a Dio ovviamente su questo, un discernimento da ascoltare con sapienza di cosa ho bisogno. È l'immagine reale, abbiamo bisogno, e se abbiamo bisogno anche di prenderci cura, l'opposto è la trascuratezza. Guarda che questo riguarda poi tutti gli ambiti. Anche qui esistono due poli, una vita solo centrata su di sé, sui miei bisogni. Stai trascurando una dimensione di te fondamentale che è il rapporto con l'altro, ma dall'altra parte una vita solo buttata fuori perché in fondo non mi prendo cura, non voglio, non riesco, mi sono convinto che non posso prendermi cura di me. No, Dio vuole donarti il pane quotidiano e indicarti come prenderti autenticamente cura di te. Se ci pensi bene, tutta l'azione di Dio, e qua veramente possiamo citare tutto il Vangelo, è un prendersi cura di te, perché tu possa continuare a vivere in questa cura di te. Ma tu pensa a tutti gli ambiti, la formazione, la vita interiore, lo stesso riposo, la stessa... Sarà poi, ripeto, nelle situazioni comprenderemo sempre di più come vivere quest'arte della cura di sé in una vita che è anche dono. Questo poi lo si comprenderà a seconda delle situazioni. E anche su questo poi lo approfondiremo, questa dimensione la approfondiremo. Ok. Allora amare te stesso, te stessa, quindi raccogliendo dentro di noi voluto regalarti queste dimensioni fondamentali dell'amare te stesso, te stessa. Guarda che il linguaggio della cura è importantissimo, cosa si dice di Dio? Matteo, il Padre saccio di cui hai bisogno, il Padre Dio che è Padre e Madre si prende cura di te. Curare vuol dire corrispondere agli autentici bisogni. Poi capisci che da questo curare poi si passa al promuovere, al risplenda la tua luce. E sarà Dio a indicarti come far sì che questa luce risplenda. Ma mi prendo cura solo se ho di fondo una percezione che la mia vita è preziosa, indistruttibilmente preziosa, e su questo torneremo sempre più profondamente nelle prossime tappe del viaggio, in particolare in quelli io sono e voglio essere, che è una delle prossime tappe. Capisci che se io mi convinco che la mia vita non è preziosa, di che mi prendo cura? Davanti alle fragilità dirò vabbè, tanto io sono così, trascuratezza, dietro convinzioni distorte su di me, davanti ai miei stessi doni. Se la mia vita non è preziosa, ma che me ne prendo cura a fare? Anche la parabola dei talenti ci ricorda quanto è importante prenderci cura anche dei nostri doni, chiedendo luce senza dubbio alla sapienza dentro di noi di discernere qual è il cammino autentico perché la nostra vita possa portare frutto anche esprimendo questi doni. È un discernimento, ma su questo entreremo. Adesso mi interessa solo raccogliere tutto in queste parole: sentire, pensare, desiderare. Entriamo dentro di noi
Amare se stessi. Delle volte ci strutturiamo in maniere distorte nel rapporto con noi stessi, in particolare neghiamo, non vediamo, non riusciamo a vedere, non vogliamo vedere se c'è una scelta, radici, convinzioni su di noi o sulla realtà, per esempio l'amore non esiste, che diventano poi su di noi. Io quindi non posso entrare per esempio in una esperienza di autentico amore, e poi anche non siamo stati abituati a vedere, capite che anche lì hanno agito convinzioni, o questo non essere stati abituati a, magari negli altri che hanno avuto influenza su di noi, tutto inconsapevolmente, o anche sono state prodotte convinzioni anche come frutto di questo modo di porsi degli altri che non ci hanno abituati a vedere, cioè non siamo abituati a vedere, che ne so, la sensibilità, e in fondo ci convinciamo nel profondo che non esiste, anche senza saperlo. Allora, e poi accettare, accogliere o rifiutare. La vita che rimane bloccata, alcuni sintomi buttiamo sugli altri, ciò che non accettiamo in vari sensi, e come dicevamo, e poi ci rigidiamo in un'immagine di noi che non corrisponde alla realtà di noi. Solo quando accolgo, entro in questa densità di accettazione, posso prendermi cura. Cura, cura, cura. Hai diritto di esistere, puoi esistere fino in fondo. È bello che tu esista fino in fondo. Dio ti ama, ama te. Ciao.